a salmone, marameo. Ragazzi, guardate dove sto oggi. Stiamo a Cabras. Guarda, oh, oddio, sono proprio tutto si pesce. Guardate la luce dietro di me, è proprio l'alba. E voi direte, mamma, ma che stai a fare a quest'ora? Questa è una laguna e non potete capire dove sto. Sto in un'isola benedetta da Dio, la Sardegna, e sto alla laguna di Cabras, o stagno di Cabras. E qui farò una cosa che mi sto emozionato, non dal freddo, proprio dall'emozione. Andrò a pesca di muggine insieme ai pescatori. Questa è l'oro di Cabras, la bottarga. E adesso oggi andiamo a vedere come proprio si inizia questo percorso, come si fa, come si pesca, come si lavora, perché c'ha questo valore, che cosa vuol dire, anche a livello di storia. Andiamo prima e faccio di tutto. Oh, sei possibile. Questa è la laguna di Cabras. Questo non è allevamento. Qui il mare entra dentro la terra, quindi è acqua salata. Il muggine entra dentro a questo stagno, lo stagno più grande d'Europa, e c'è la pesca del muggine, cioè a fine settembre c'è la pesca del muggine, quando è bello grasso. Questa è una delle peschiere che ci sono su questa laguna e guardate qua, lì ci sono le chiuse. A un certo punto loro chiudono quelle serrande, chiamiamole così, e il pesce che è entrato. Adesso con la rete che fanno? Dentro a questa chiusa devono circoscrivere il pesce, quindi piano piano calano la rete e chiudono il pesce. Questo casco serve alla protezione dei pesci, quando si sentiranno chiusi partono e ti possono vedere in faccia, quindi questa rete sembra tipo da hockey, da football americano, serve per proteggere la testa e la faccia, che è pericoloso, ok? Guarda, guarda, guarda come saltano, guardate come saltano, guarda quello che bello, enorme, guarda, oddio, guardate. Guarda! Vai, ragazzi, stiamo stringendo! Non c'è la guerra! Oddio! Oddio! Oh. Ragazzi, è allucinante! Che esperienza, ragazzi! Che esperienza, pazzesco! Sembrano dei proiettili, dei missili che ti vengono addosso. Mamma mia, pazzesco! Che roba, ragazzi! Che roba! Che spettacolo! Mamma mia, guardate, 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 guardate! E adesso va diviso questo pesce, da quello che è piccolo, che va ributtato a mare, con la femmina che va ributtata a mare, la bottarga, da quello maschio giusto di misura che lo faranno arrosto, va nelle pescherie, e da quello grosso, la muggine femmina che farà una bottarga, che andrà nello stabilimento. Però per il benessere animale che verrà fatto? Verrà messa sotto il ghiaccio, acqua e ghiaccio, così questa è tramortita, 24 ore dentro al frigo, e poi solo dopo questo periodo verrà lavorata per fare la bottarga, per il benessere animale. Sta arrivando la pioggia, però per il momento ci ha graziato, però si vedono i lampi, i tuoni da quella parte, anche se sta soffiando il maestrale sardo, però sta arrivando la pioggia, quindi a noi ci importa niente, andiamo avanti col lavoro nostro. No, è enorme, oddio, guarda questo, no, guarda che roba, è enorme, è enorme. Il pesce da bottarga è quella che ha la testa un po' stondata così, quello a punta come questo, fammi vedere però la differenza, è questo, questo a punta, come si chiama? Limosa. E invece questo appuntito lo fanno arrosto, è buonissimo, buonissimo, buonissimo. Quello si chiama conca gialla. Guardate, si vede proprio la differenza, guardate,
a punta d'arrosto e questa è la femminuccia, ok? E questo va, dato che è ancora piccolo e può fare la bottarga, lo buttiamo in acqua, ok? Stanno attenti a non sprecare, devono essere sostenibili. Guardate, guardate che roba, ragazzi, guarda che sventola, state a vedere che è grosso, eh? È meraviglioso. Questo è da ributtare, vedete? È quello stondato. Dopo 2 passaggi di rete vanno loro con la maschera sott'acqua a prenderli. Non mi dite come riescono a prenderli con le mani. Allora, se ti prendi in faccia, ha detto uno di questi pesci, te sdraia, ti fa svenire, perché guarda che bestie, guarda, lui li prende a mano adesso. Guarda, quando vedete questo lavoro non ci dobbiamo lamentare del costo della bottarga, pensate quanto lavoro manuale c'è, al vento, al freddo, al caldo, a fare questo lavoro per noi. Questo è il muggine, guardate come levano le uova, tanta attenzione verso l'esterno, così guarda qui che meraviglia, guarda, e tagliano questo pezzetto qui importante, guardate, l'unghia, la famosa unghia, guardate, così, eccola qua, guardate qua che bella, che meraviglia, questo è l'oro dei Gabras. Bellissimo, stupendo. La ciccia che fai? La butti, no? Lui ci fa i filetti, ha cambiato il coltello, così taglia bene la ciccia. Tira, veloce, così, lascia le squame, perché le squame alla fine servono per quando poi tu dovrai tagliare il pesce, rimane la pelle bella compatta. Leva questa parte qui della pancia, dove sono no? tutte le spine, diciamo. Tutte le spine, va. Le spine non ne deve rimanere neanche una. Ok. E poi ci sono rimaste le spine qua. Rimangono 3 spine. Tre poi spine con le qua pinze dentro. vengono fuori. Gli leva le ultime 3 spine. Guardate con che pinza. 1, 2 e 3. Eccole qua un'altra. Sente col dito. Così voi c'è del pesce tutto bello spinato. Tutto quello che è le carcasse, le lische, non si buttano. C'è un'azienda che le prende e le fa diventare mangime, ok? Quindi tutto quanto va recuperato, anche perché è pesce fresco. L'ultimo procedimento è questo, che viene sotto tutto il sangue delle sacche in modo da È bello pulito, ok? deve essere bella pulita, che poi si prepara per salarla, deve essere bella già pulita. La lavorazione purtroppo è questa, non c'è un macchinario che ti può fare È questo. solo quindi roba sei costretto artigianale, a usare. solo roba artigianale. Il prodotto non ha uguali. Dopo che sono state belle pulite così, queste vanno abbattute perché se hanno l'anisakis il sale non le uccide, quindi prima vanno abbattute per 24 ore a meno 24 gradi, dopo verranno decongelate dopo un giorno, dopo 24 ore, 48 ore, e una volta decongelate verranno salate. Tutti questi filetti lo stesso verranno abbattuti perché verranno poi affumicati. Quindi se ha l'anisakis, quel parassita, solo il sale non li uccide, o lo affumicato non lo uccide, quindi va prima abbattuto almeno per 24 ore a meno 20 gradi. Guardate che meraviglia, guardate che meraviglia ragazzi, guardate che spettacolo, tutte freschissime, ok? Guarda questa che roba è, che meraviglia. Quando comprate la bottarga dovete comprare quella originale, quella di Gabras, perché questi ragazzi faticano e lavorano per noi per mantenere questa tradizione fantastica e ci fanno poi assaggiare questo prodotto che è ineguagliabile, è il nostro caviale. Questo, il caviale italiano, è proprio questa, la bottarga di Gabras. Grazie che fate questo lavoro ancora. Grazie. Adesso vi parlo un po' di dove siamo. Questa è la città fenicio-punica di Taros. Come vedete ci sono dei resti lì sotto romani, ok? Guardate che spiaggia, questa è la spiaggia di San Giovanni di Sinis, guardate che meraviglia, guardate il colore dell'acqua. Oggi poi non è giornata molto aperta, non c'è tanto sole, ma l'acqua è trasparente, guardate che spiaggia bianca. Dato che noi italiani, soprattutto i sardi, sono fortunati, oltre ad averci l'acqua bella, oltre ad averci la natura, c'hanno anche la storia dentro le spiagge. E quindi ci sono resti di acquedotti romani,
c'è una porta, ci sono delle tombe, addirittura hanno trovato delle tombe puniche qui sotto e c'è tutto di più, oppure un po' di storia, quindi ci abbiamo da mangiare, ci abbiamo la storia, ci abbiamo le bellezze naturali, ci abbiamo un'Italia pazzesca. Queste sono le terme, hanno 3 edifici termali qui a Taros, ma perché le terme? Le terme erano un servizio per gli abitanti del posto, però era anche un servizio per attirare, immaginate, i marinai dopo che avevano fatto mesi di navigazioni, c'erano le terme, si rilassavano, c'avevano qualche soldino e poi facevano spendere i soldi dentro la città, perché la città era come un grosso centro commerciale, si vendeva di tutto, si vendeva, e quindi era un modo per attirare i marinai o chi navigava in mare per spendere i loro soldini. Questi sono i quartieri punico-cartaginesi, guardate, commerciali. Questa è una delle tante meraviglie di questa città. Questa è la strada Cardo Massimo, vedete la ficata. Qui abbiamo la strada punico-cartaginese, vedete com'è fatto il lastricato? Con di questi sassi enormi. Poi c'è il periodo romano, guardate come è fatta, come cambiano le strade. Questo nero è il basalto e questa è l'arenaria, quindi avevano questi 2 materiali. I romani dicevano dobbiamo fare cose qua che durano, quindi usiamo tutto basalto, questo nero. Guardate queste 2 colonne che effetto che fanno davanti al mare, pazzesco, bellissimo. Questo è un tempio romano, però la maggior parte di tutto quello che è stato costruito dai romani, e soprattutto i templi, vengono costruiti sui tempi punico-cartaginesi. E infatti questi blocchi che si vedono sotto sono del periodo punico-cartaginese, invece quello che viene poi costruito sopra è romano. Quindi vengono utilizzate le basi, le fondamenta di quello che era stato fatto prima, perché era stato fatto bene, dai romani per costruirci sopra. Questo anche nelle case. Già i punico-cartaginesi facevano la cisterna e facevano anche le fogne. I romani non rompevano sta roba se stava bene, anzi la mettevano ancora meglio. Quindi era anche un modo di riutilizzare e non di sprecare il lavoro fatto dagli altri. Qui davanti a noi abbiamo l'Istmo di Capo San Marco. Guardate la furbizia dei cartaginesi. Loro, vedi, lo stesso mare era diviso, era come se fosse un molo naturale, ok? Dove c'è una parte che sposta il maestrale e uno che sposta il libeccio scirocco. Quindi uno dei 2 doveva essere calmo, quindi garantiva l'approdo in sicurezza in una delle 2 parti. Però non finisce con i cartaginesi, con i romani, ci sono pure gli spagnoli. Eh sì, guardate qua. Questa è una torre spagnola, guardate qua in alto, vedevano tutto, controllavano tutto, quindi non c'era pericolo che ti prendevano alla sprovvista. Io in poche parole, in semplicità, ho detto quello che sto vedendo e che mi hanno raccontato e vi devo dire che è emozionante, perché questa parte della Sardegna è una parte meravigliosa, non soltanto i classici posti, quelli tanto blasonati del mare, venite a vedere questi posti che sono pazzeschi, dove c'è tutto e di più. In antichità ce ne sono arrivati tanti, ma qua adesso, nei tempi moderni, questi posti li saltiamo, andiamo soltanto nei posti del divertimento. Qua c'è, oltre al mare meraviglioso, spiagge spettacolari, troverete cultura legata alla storia, mangiare pazzesco con prodotti del territorio straordinari, e gente tanto ospitale. Quindi diversifichiamo le visite in Sardegna, venite anche a questi posti. Lui è Carlo, che fa parte di questo consorzio a cui appartengono 10 cooperative. Dico bene, Carlo? Tu? Perfetto. Adesso abbiamo la bottarga, dopo che essere stata battuta, come ho raccontato prima, adesso bisogna lavorarla, ca. Bisogna metterla sotto sale. Perfetto. Quindi la metti sotto sale. E questa operazione che fai? La si fa se tutto a mano? Sì, questa lavorazione si fa sempre soltanto a mano, non esistono macchinari che possano sostituire la mano dell'uomo. Anche perché qua devi essere talmente delicato, la devi Bisogna accarezzare, sì, la devi bottarga va massaggiare come se fosse una come- bella donna. esatto. T'ho rubato la battuta. Per quanto tempo va lasciata sotto sale? Va schiacciata? Come va fatta Allora, questa questa qua? è una bottarga molto importante e di questa pezzatura dobbiamo dare almeno 3 ore e mezza di sale. 3 ore e mezza di sale. Sì, dopo viene lavata e messa a stagionare su delle tavole di legno. Per in quanto camera. tempo? Una bottarga del genere ha bisogno quasi più di 10 giorni. 10 giorni. Sì. Temperatura controllata? Saranno... Temperatura controllata in Su quanti gradi?
Sono segreti aziendali che non Non si possono dire, zitti. Questo è un segreto, per me potete sapere tutto, dai. Adesso vi dobbiamo far capire qualcosa di veramente importante e dobbiamo dargli il giusto valore, è vero Carlo? Perfetto. Che l'unica bottarga pescata qui in laguna e l'unica bottarga poi subito lavorata dopo 20 minuti è quella che ha questa etichetta. Sul prodotto sottovotato c'è scritto prodotto e pescato nella laguna di Cabras. Questa è l'unica garanzia che avete, questa è l'unica etichetta, confezione, come volete voi chiamarla, dove vi garantisce che è stata pescata e prodotta nella laguna di Cabras. È importante questo, perché questo dà il giusto valore al loro lavoro, cioè che ci sono 12 persone nella filiera, da quello che pesca a mani nude il pesce. Per catturare una bottarga del genere, la pesca con le mani è una sfida tra uomo e natura, non ci sono attrezzature, non c'è nessun tipo di inganno, è una sfida alla pari. Quindi quello che porta le uova è un pesce diverso. Perché è diverso? Dal maschio, dalla femmina che porta le uova, noi riusciamo a distinguerlo dalla testa perché rimane leggermente più morbido e l'addetto sotto l'acqua quando lo accarezza riesce a riconoscerlo. Qualcuno di voi dirà, ma che differenza c'è tra questa bottarga pescata qui e le altre bottarghe? Diciamolo. Sì, quella di importazione viene pescata nell'Oceano Atlantico con delle attrezzature di prepotenza, chiamiamole così, e viene poi stoccata on dei barconi, on delle navi e rimane giorni prima di poterla lavorare. Questa dopo 20 minuti è già in laboratorio sotto ghiaccio. L'avete visto il lavoro? L'abbiamo fatto tutto vedere subito, rapidamente, il pesce è freschissimo, entri da dentro a quel laboratorio, sono entrato, non si sentiva un odore sgradevole, era tutto, il pesce quando è fresco non puzza, puzza no. Quando è vecchio. Quando è vecchio. Bottarga di Cabras garantita, che è pescata e prodotta nella laguna di Cabras è soltanto questa etichetta. Ci tengo a precisarlo perché sennò non vi fate rubare i soldi. Adesso vi mostriamo in un modo semplicissimo come fare una ricetta con un prodotto eccezionale come questo, dove due amici che si sono incontrati qui sulla laguna di Cabras, con Carlo mi sono incontrato, ci facciamo una magnata, quella da urlo, col sedano, pomodori, cipolla e pane carasao e un olio buono della zona. Eccolo qua. Come si chiama lei? Emanuela? Quest'olio la fa una grandissima amica che si chiama Emanuela Corrias, hanno un frantoio eccezionale e producono degli oli eccezionali. Avete capito? Quindi con due elementi fighi, buoni, di qualità, si fa un piatto grandissimo. Io taglierei la cipolla prima, ok? Sottile, così. La cipolla qua in questo caso dà dolcezza a sto piatto, no? Un po' di pomodori. Oggi sto utilizzando i coltelli, gli strumenti di Carlo, quindi pomodoro tagliati a spicchi. Normalmente lo sapete quale coltello usare, quella a seghetta per tagliare i pomodori. Semplice, 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 così qua si adattiamo a tutto perché stiamo in mezzo a niente e quindi utilizzeremo quello che abbiamo. Bella quantità, ecco, di cipolla e di pomodori. Sedano, dato che ce lo possiamo permettere, il cuore se mangiamo, così. Tagliamo questa parte e andiamo a tagliare sottilmente. Questo ci darà freschezza, no Carlo? Parliamo adesso di questa, la regina. L'utilizzo tra amici è abbastanza semplice, si spezza. Ah, senti il rumore. Senti il rumore. Anche a differenza della salatura delle bottarghe vostre da quelle che fanno, diciamo, a livello industriale, qual è? La differenza è che a livello industriale spesso si utilizza la salamoia perché ha un calo ponderale minore, invece noi prediligiamo il metodo antico che è sale medio marino e abbiamo una perdita quasi intorno al 40% di perdita. Avete capito? Quindi su un chilo diventano 600 grammi, quindi c'è una grande perdita di peso. Sì. Guardate il colore, è meraviglioso. Come si taglia la bottarga? Ah, bravo, come si taglia la bottarga? L'unico modo è in assoluto la bottarga si taglia a fettine diagonali. Guardate che bella dentro, è perfetta. Io vado prima col condimento, quindi se ci avete fatto caso non mettiamo sale. No, perché la bottarga è molto sapida. Ok, olio di quello buono, io ce ne metto abbastanza, lo dobbiamo bene condire. Perfetto. Poi una bella accondita, faccio una basetta qua di
di questo misto di sedano, cipolla e pomodoro. Pane carasau, sentite la croccantezza. Metto il pane carasau e qua adesso mettiamo i colori. Pomodoro, bello così. È quasi Adesso- un sandwich di laguna. Mamma mia, mamma mia. E adesso? Dubbi stecche? All'ignorante. All'ignorante. Ma voi adesso direte, ma che c'ha di speciale sta bottarga? Assaggiamola. Assaggiamola, sì. Così a crudo. Allora perché, dimmi un attimo, perché che facevano una volta fatta la bottarga, come se perché così si trasportavano? La bottarga prima si teneva in tasca, si portava a passeggio come snack da lavoro. Altro che, no, mi fanno ridere, sono uno pure io, lo faccio, le barrette, quelle proteiche. Oh, oh, ah, cheese. Ah, salute. Allora, Leggermente amara, mm, sapidità giusta. non esiste il salato. Quando dici una bottarga è troppo salata, non la mangio che è troppo salata. Lo sappiamo perché. Hanno messo in salamoia, è roba industriale. Questa è, alla fine c'è il dolce in bocca. È piacevole, non è quella botta forte di sale che ti confonde, è un qualcosa che invece ti inebria. Mo però assaggiamo. Mi sta dalla forchetta, mi sta da. Famo con le mani, masticavoli, così, guarda. Facciamo? Yeah. Come viene, viene. Vai, così. Così. Solo in Italia può avvenire questa cosa. Con un elemento pazzesco come questo, con altri due prodotti, a crudo, senza fare troppe cose strane, ti mangi una cosa che non la puoi mangiare in nessun'altra parte del Io mondo. continuo a mangiare. E mangia sì, buona. Qua non vi potete inventare niente. O la vernaccia di Cabras o il vermentino di Gallura. In questo territorio questi due vitigni ci sono, quindi è l'abbinamento perfetto. È la vera bottarga della laguna di Cabras, pescata In laguna. e prodotta qui in laguna. Sì. Ci tengo a dirlo perché fanno un lavoro eroico che vanno premiate queste persone. Non dobbiamo premiarle, noi dobbiamo dargli il giusto contributo per quello che fanno. Scompariranno, quindi se li vogliamo ancora mangiare sta bottarga e volete godere mangiando sta bottarga, bisogna comprare la bottarga vera di Cabras. Nuovo consorzio cooperative Pontis. Eccolo qua, nuovo consorzio cooperative Pontis. Quindi solo questo è l'unico che può pescare e produrre questa bottarga qui in Laguna di Cabras. Alla vostra, alla salute vostra. E dalla laguna che deve stare sempre in salute. Non mi fa il furbo, bello! Tu c'è un'altra cosa che mica si butta il resto della ciccia del muggine. Quindi che fai? Ci abbiamo i filetti affumicati. Yeah. Guardate qua. Allora, fammi vedere dove dei prezzi, dovete. Guardate, costa 45 euro al chilo. 45 euro di questa ciccia significa che ha avuto un calo peso, ok? Quindi di quanto cala questo qua? Il 20-30? Sì, 20-30%. Quindi la stiamo pagando veramente poco e stiamo comprando un pesce selvaggio. Non qua robaccia arancione che comprate, chissà da dove viene il salmone, quello allevato, ok? Questo è selvaggio, ha magnato, ha spizzicato, dove ha trovato le cose. Quindi è fondamentale questa cosa, ok? Pesce selvaggio, pescato in questa maniera. È il salmone affumicato che pagate di più e non è sempre a Cabras, alla laguna. Oh, a salmone, Marameo, ma dove vai? Mamma mia. Se volete vedere altri video di questo genere dove io vado a trovare questi prodotti in Sardegna o altrove, scrivete nei commenti e io li vado a cercare proprio apposta per voi, così scopriremo insieme i prodotti, quelli veri dell'Italia che non si conosce bene e vi la faccio conoscere io.